Buongiorno! Ho fatto 2 foto alla laguna e sono rimasta sorpresa perché è veramente bassissimo il livello d'acqua stamattina. Ieri sembrava tutt'altra cosa. Infatti abbiamo visto diversi uccelli, gabbiani, che si posano sulla parte della vegetazione, tutto sul verde, e probabilmente trovano i pesciolini, trovano da mangiare, insomma. Bello, suggestivo. Il cielo fa un po' come gli pare. Ci siamo svegliati con una bella alba e adesso invece ci sono delle nuvole, ma suggestivo perché guardate che giochi di luce queste nuvole. Per diversi chilometri il paesaggio sarà più o meno questo che avete visto, perché vogliamo ora, a breve, tra 70-80 km, arrivare alla città di Tarfaya. Se riusciamo c'è una chicca da vedere e poi proseguire ed entrare nel territorio del Sahara e andare ancora più a sud. Di insabbiamento. Qui quando tira il vento fortissimo è sconsigliato percorrere queste strade perché tutta la sabbia potrebbe invadere la strada e si potrebbe anche rimanere insabbiati fuori dall'asfalto, perché come si mettono fuori le ruote abbiamo visto diverse tracce sulla banchina laterale dove si sprofonda. E questa zona della laguna è stata sfruttata anche per le saline. Abbiamo visto tutti questi mucchietti di sale, camion che caricavano. Quindi non è solo una zona naturalistica, ma c'è anche un'attività. Siamo davanti alla spiaggia di Tarfaya e di fronte a questo quadretto vi preannuncio di già la chicca di oggi. Facciamo ragazzi la prima camminata sulle dune che ci portano dritti verso quell'edificio storico, grazie soprattutto alla bassa marea. Ci permette di raggiungerlo a piedi. E grazie al vento forse voliamo via. Guarda la sabbia, che bellezza, la sabbia del deserto. No, è finissima. Grazie. Ci sono queste nuvole che vanno e vengono grazie al vento. Andiamo a vedere la Casa del Mar. La Casa del Mar risale al 1882, fu costruita da un mercante britannico di nome Donald Mackenzie, che la costruì apposta come avamposto per gli scambi commerciali che avvenivano tra gli europei e il Marocco. Dopo un certo periodo Mackenzie cedette questo edificio al sultano, che però poi lo fece andare in disuso e in rovina. Può essere visitato da vicino soltanto, come vi abbiamo detto prima, con la bassa marea, perché guardate qui dove ci troviamo noi adesso, è tutto bagnato, quindi significa che il mare arriva tranquillamente laggiù. Al momento è ritirato, infatti ci sono delle persone là vicino e quindi quando è tutto coperto pensiamo noi che l'acqua arrivi a livello della porta e delle finestre. Questi bambini che fanno ci hanno chiesto delle penne
Andiamo a vedere se ne diamo qualcuno. Guarda, vediamo un po' di questi. Piano. Piano. Aspetta. Piano. Piano, non vi litigate. Fate a metà. Dividere. Finish. Dai un pezzo a lui. Finish, non abbiamo altro. Dai un pezzo a lui. Dobbiamo tornare a fare un po' di spesa perché abbiamo finito biscotti, merendine. Ci dispiace perché chiedevano tutti le penne, stilo, ce ne abbiamo una in più perché poi ci servono anche per scrivere cose, quindi tutte non glielo date. Solo che loro sono 10.000 e come fai? Perché sono arrivati due chiedendoli. Poi gli altri che giocavano a calcio hanno mollato il pallone, sono arrivati tutti. E sono tanti in questo paese. Sì, pieno di bambini. Ora in tema di bambini andiamo a vedere qualcosa di piccolo. Sì. Qui dietro si nasconde la chicca. Ragazzi, siamo arrivati di fronte al museo del Piccolo Principe. Da sopra vedete scritto Museo Antoine Saint-Exupéry, ovvero Che francesino. l'autore del Piccolo Principe. Proprio qui a Tarfaya, e c'è un motivo. È bellissimo, volevamo vederlo da tanto, da quando abbiamo scoperto essere qui. E già il giardino è molto invitante, è molto carino, con il suo piccolo aereo, perché pensate che l'autore, cioè Mr. Antoine, era un postino aviomobile e quindi consegnava la posta con quegli attrezzi lì. Attrezzi, perché chiamarlo aereo? Però funzionava, lui viveva in queste zone e proprio in questa zona appunto gli è stato dedicato il museo per la sua più grande opera conosciuta a livello mondiale. E che a noi piace tantissimo, come avete visto dal quadretto che portiamo in giro con il nostro giardino. Che ci sembra attinente alla nostra vita in viaggio, ovvero la frase celebre: l'essenziale è invisibile agli occhi. Questa è una frase bellissima che è scritta appunto nel libro del Piccolo Principe. Qui ci sono le tratte aeree che venivano effettuate all'epoca con questi aeroplani. Vedete anche dalla mappa lì sopra. Traducendo alcuni di questi cartelli capiamo che il disegno del Piccolo Principe, prima ancora del libro, era stata una vera e propria ossessione per l'autore. Pensate che dipingeva questo piccolo omino da tutte le parti, su fogli, sulle tovaglie addirittura dei ristoranti. Lui era proprio ossessionato, appunto, come vi dicevo, da questo ometto che gli affollava la mente. Quindi chiese consiglio a degli editori esperti e gli dissero di usarlo per il libro che lui aveva in cantiere e gli suggerirono di scrivere un libro proprio destinato ai bambini. Exupéry trascorse l'estate del 1942 a sviluppare quest'idea e a buttar giù appunto il manoscritto del Piccolo Principe, tant'è che la consegna doveva avvenire nel Natale appunto del 1942, ma lui si perse un po' e saltò la consegna ufficiale del manoscritto, fino a quando nell'aprile del 1943 l'autore fu pronto e per la prima volta fu pubblicato negli Stati Uniti. Ebbe subito un
buonissimo successo che si espanse velocemente in tutto il mondo. Pensate che il libro è stato tradotto in 115 lingue, addirittura in giapponese, in qualsiasi lingua vi venga in mente c'è il libro destinato ai bambini del Piccolo Principe. Quindi è stato un successo, possiamo dire, veramente mondiale. Possiamo veramente dire che il libro del Piccolo Principe ha viaggiato in tutto il mondo. E qui siamo a cospetto di Sua Maestà. Bellino. Poi con questo vestitino verde, come è bellino. Ci piace tanto, siamo tornati bambini per un giorno. Speriamo piaccia anche a voi. Mettete un like se vi fa piacere, se ovviamente conoscete la storia, ma pensiamo di sì. E se vi è piaciuta la chicca. E come detto, qui abbiamo varie copie dei libri del Piccolo Principe, scritte in varie lingue, tra cui il cinese e l'arabo, ovviamente, che si apre da destra verso sinistra, al contrario rispetto a come siamo abituati noi. E altre lingue di cui non conosciamo l'idioma. Qui abbiamo il libro delle firme che anch'esso è scritto da destra verso sinistra, guardate. Bellissimo. Per chi non lo sapesse, io ho anche la passione della genealogia e degli alberi genealogici, ma questo non l'avevo mai visto. L'albero genealogico dell'Air France, con tutte le varie compagnie aeree che si sono evolute negli anni, tra cui l'Aeropostale del 1927, che era la compagnia per cui lui lavorava. Qui abbiamo anche un po' di magliette, le tazze, un po' di souvenir, sticker del Piccolo Principe. Salutiamo l'autore e lo ringraziamo per la sua piccola grande opera. Fede è andata a comprare il pane. Brucia, e eccolo arrivare. Non si tiene in mano, scotta. Siamo appena fatti, usciti dal forno. Che Mamma meraviglia. Mia. Fanno un profumo e poi scottano la tolti ora dal forno. Rimangeresti dall'inizio? Io un morso glielo do subito. Ecco, appena mangiato. Ha mangiato il gelato, Fede, Senti il profumo? Cioè, sono una roba questi. Sai quanto ho speso? 5 dirham. 10 dirham, 90 centesimi per tutto. 2 dirham ciascuno. Niente, praticamente. Ve lo fanno lì caldo, l'abbiamo visti passando. Ci manca il pane, dico Fede fermati al volo, è sceso e torna con questa brucia, bellezza. Piano, se è caldo ti bruci. E con questo camion salutiamo Tarfaya. Della serie Carichi Improbabili. Ciao Tarfaya, destinazione sud, ma questi camion fanno concorrenza a quelli inglesi a doppio livello. Sì. Ora tra 35 km ci sarà il confine che segna l'ingresso nel territorio del Sahara occidentale. Vediamo se c'è qualcosa che lo segnala oppure no. Entriamo ora in questo micro paesino che si chiama Ta e qui c'è una piramide come memoriale. Il memoriale che abbiamo appena passato è un monumento commemorativo, celebra praticamente la visita del re Hassan II negli anni 70 a questa zona. E questo memoriale rivendica la sovranità marocchina su questi territori. Dopo la frazione di Ta entriamo ufficialmente nel territorio del Sahara occidentale. Ci fa sempre molto ridere il cartello attenzione passaggio animali domestici con il disegno del dromedario, perché da noi gli animali domestici sono ben altri e quindi insomma
ma vorrei vedere, voi non ce l'avete un dromedario nel giardino? Scusa, C'è. Da noi tutt'al più vedete il triangolo con disegnata la paperella, magari come animale domestico. Qui animali domestici dromedari ancora non li abbiamo visti qui intorno alle strade, li abbiamo visti un po' più lontani. Al momento abbiamo deciso che è inutile lavare Charlie e guardando questa strada capirete anche il perché. Povero Ciardino. Ebbene sì. E oggi c'è poco vento, di solito con forte vento queste strade non si percorrono. Qui la polvere è ovunque. Ci siamo un po' rassegnati, anche se ogni tanto passiamo la nostra piccola aspirapolvere, ma con questa quantità di sabbia e polvere che entra è veramente dura, ragazzi. I dromedari! Che belli, l'abbiamo visti su strada. Finora l'avevamo visti lontani. In lontananza, sì. In lontananza. E questi erano soli. Di solito c'è il pastore, non so come chiamarlo, insomma, che li guida, che li accompagna, ma non c'è nessuno. Questi sembrano selvatici, selvaggi, come si dice? Selvaggi. Selvaggi. Wild. Wild. E oggi ragazzi fa un caldo, io sto schiumando. Con la maglietta anch'io. Sono più di 25 gradi dentro la cabina di Charlie. C'è una potenza calore qui, il sole è incredibile. Quindi stasera doccia, tocca. Dakhla 520, Nouakchott 1283, che è la capitale della Mauritania. E qui in fondo scorgiamo un arco. Perché siamo arrivati? Al-Aaiún! Direte voi che cos'è? Cos'è? È la capitale del territorio del Sahara occidentale. Bel traguardo per noi e per il nostro Ciardino. Siamo molto felici. Questo arco segna proprio l'ingresso nella città. Mi fermo anche. Ma c'è il trucchetto della polizia, vedi? Piccola sosta al controllo passaporti della polizia. Ci abbiamo messo un po' di più perché c'era un autobus davanti e hanno controllato il passaporto a tutti i passeggeri. No, sono stati gentilissimi, è venuto, ci ha detto in spagnolo, tra l'altro qui parlano anche un po' di spagnolo, ci ha detto dobbiamo finire di controllare l'autobus e poi facciamo voi, quindi aspettate un attimo. Abbastanza veloce comunque nel complesso, ha chiesto solo qual era la destinazione e ha chiesto di vedere i passaporti, niente di più. E qual è la nostra destinazione? Al sud. Al sud! Ora mancano 6 km al parcheggio che abbiamo individuato su Park Fortnite e pensiamo di passare la notte qui nella capitale. Al-Aaiún. Bello il viale di ingresso all'Aaiún, che comunque è una grande città, non so se ve l'abbiamo detto, ma non è proprio piccola, ma è una grande città e è in espansione, come possiamo vedere da tutti questi cantieri. Ponte sul fiume. Wow, che muraglia! Abbiamo scoperto che la nota catena di panini famosa nel mondo, quella con la M grande gialla, qui si chiama MC, cioè sta per McDo, D-O. Ora vi faccio vedere il cartello più avanti. Qui ci sono davanti questi ragazzi, davanti alla scritta, non è McDonald's ma è McDo. Di nuovo distributore dell'Atlas Sahara 07.88, nuovo record ragazzi. Ancora meno. Ancora meno. Saranno tipo 70
Nel frattempo ci sono i dossi, 73-74 centesimi, quindi un pochino meno di quello che abbiamo fatto noi. Wow, ma che bella padellata di pollo. No, cos'è questo? Pollo al curry. Il pollo al curry. Fatto polletto al curry. Fame. Il pollo sembrava molto buono, l'abbiamo preso qui in Marocco, l'ho fatto un po' a dadini e sembra bello, di quei polli nostrani, non so se avete presente. Quindi ora poi vi diamo la conferma assaggiandolo. Stasera alla fine dormiremo in questo parcheggio proprio davanti all'aeroporto di questa città, dove abbiamo conosciuto anche Romina e Daniele, i nostri vicini sono qui accanto a noi. Romano en route si chiama il loro canale. Abbiamo chiacchierato come al solito. Hanno questo bellissimo bestione romano, si chiama appunto, un camion man che è veramente uno spettacolo. Quindi niente, ora ci mettiamo a tavola e pappiamo tutta questa padella di roba. Non c'è altro, quindi. Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Ci apprestiamo a lasciare questo parcheggio dell'aeroporto di Laayoune e salutiamo i nostri amici Romina e Daniele e Osvaldino. E Osvaldino. Buongiorno. Con cui indovinate un po' abbiamo chiacchierato a lungo di viaggi. Esatto. È stato un piacere, non potevamo non notarli perché il romano si vede da lontano. È un big size. È un big size. Conosciuti solo virtualmente. E anche a Parma avevamo visto il mezzo. A Parma abbiamo visto il mezzo, però finalmente ci siamo incontrati live. Esatto. È stato un piacere. Anche per noi, scambi di informazioni come succede sempre sui viaggi. Molto importanti e utili. Importanti, e loro vanno in un'altra direzione e noi scendiamo ancora verso, indovinate? Verso sud. Ma presto, prima o poi, le strade dei viaggiatori ci incontriamo. Si incroceranno sempre, quindi. Sicuramente. Nel Sahara. Grazie mille, buon viaggio ragazzi. Buon viaggio anche a voi. Buon proseguimento. Ciao. Ciao. Rimessi in moto con Charlie, salutiamo Laayoune, che è molto bella e verde di giorno. Laayoune ha la fortuna di essere nata vicino a un lago, a una riserva d'acqua, e questa riserva d'acqua nel deserto, perché siamo nella zona desertica del Sahara, come vi abbiamo più volte detto, la rende così rigogliosa e così verde. È un'oasi nel deserto, praticamente big size. Sì. E per rimanere in tema con le riserve idriche andiamo a fare il pieno d'acqua. Grazie al suggerimento di Daniele e Romina del canale Romano en route, ci hanno detto che qui, proprio appena fuori dalla città in direzione dell'oceano, c'è una grande fontana dove tutti attingono acqua buona, potabile, anche i marocchini stessi, quindi ci metteremo in fila e faremo acqua per Charlie. Prima di dar da bere a Charlie però gli abbiamo dato il power, cioè il superalcolico, un po' di gasolio, perché abbiamo fatto un refill, cioè abbiamo pienato, visto che qui costa davvero poco ragazzi, l'abbiamo trovata a 7,88, che è proprio un minimo storico. Abbiamo fatto 21 litri e 19, sto leggendo dalla pompa, per 167 dirham, che sono poco più di 15 euro. 73-74 centesimi al litro. Ecco, quindi ho paura a dirlo. Quindi insomma mi vergogno a dirlo. Capirete che conviene viaggiare sempre con il pieno, visto che in queste zone costa poco. Ora dobbiamo fare diversi chilometri per raggiungere un posto fighissimo. L'ha capito. Stiamo uscendo dalla città di Laayoune e anche in uscita troviamo questo arco
color sabbia che si sposa bene con i colori del territorio, e ovviamente l'immancabile controllo della polizia. Qui rotolano giù come le zucche per le dune, troppo bello. Che meraviglia! Ma ragazzi, è magnifico. Poi c'hanno un colore bellissimo, bello intenso, capito? Bellissimo, con questa luce bella, ogni tanto qualche ciuffetto verde qua e là, ma pochi. Siamo nel pieno Sahara, ragazzi. Questo è il territorio annesso al Marocco del Sahara occidentale, ma di fatto è Marocco. Con tanto di campeggio in mezzo al deserto, guarda lì. Campeggio, chiamalo campeggio, È un campeggio veramente wild, però è un campeggio. Guardate che dune, ragazzi! Super foto! Bellissimi! Guarda la sabbia com'è fina, com'è colorata! Che meraviglia! Allora, qui abbiamo trovato la fontana dove tutti vengono a riempire per l'acqua, ma c'è la fila, quindi aspettiamo. E ora che abbiamo finito di fare il carico dell'acqua non c'è più nessuno! È la famosa legge di Murphy, no? Questa località si chiama El Marsa, è una piccola frazione che ci accoglie con questa porta pittoresca, direi. Come vedete dalla raffigurazione sulla destra, tutto territorio appartenente al Marocco, la bandiera, quella è la bandiera marocchina, stella verde su fondo rosso. Anche oggi temperatura oltre i 20 gradi. Io credo di essermi bruciato perché Fede è uscito a fare le taniche d'acqua, a riempirle, e a un certo punto è tornato e ha detto: dammi il cappellino che mi brucia la testa. E adesso ci aspettano ben 2 ore di viaggio in mezzo al nulla. Costeggeremo la costa fino alla prossima destinazione. In concomitanza con il passaggio accanto a questo sito industriale abbiamo letto delle informazioni che vi vogliamo dire, ovvero che il Marocco detiene le più grandi riserve di fosfati al mondo. Proprio qui, in questo territorio del Sahara occidentale, ci sono le maggiori riserve, e quindi non è a caso che la maggiore azienda industriale conosciuta a livello globale si trovi proprio qui. Si tratta appunto dell'azienda che si chiama OCP Group, che è un acronimo, e è l'azienda dominante che gestisce l'intero percorso, l'intero iter, cioè dall'estrazione alla produzione di acido fosforico e di fertilizzanti. Ed è per questo motivo che abbiamo visto passando quel tapirulan lunghissimo che praticamente parte dal punto estrattivo e arriva direttamente, è collegato con l'azienda che lo lavora. C'è da fare un processo chimico per ottenere quelli che sono conosciuti a noi come fertilizzanti. Pensate che il Marocco ha una supremazia di oltre il 70% di tutte le riserve mondiali, e i due maggiori settori sono quello dei fertilizzanti, appunto, quindi il settore agricolo, ma un altro settore in forte espansione è quello che riguarda la produzione delle batterie, soprattutto negli ultimi periodi per i veicoli elettrici, quelle che comunemente conosciamo come batterie LFP. La sigla sta a indicare LFP, litio ferro fosfato, ed è qui che entra in gioco il Marocco con la sua estrazione e la sua produzione. Questi siti sono ben protetti, abbiamo visto un perimetro che sembra tra l'altro un sito militare, con tanto di filo spinato, agenti, polizia, eccetera eccetera. Insomma, lo tengono ben sotto controllo.
credo anche proprio per una questione di sicurezza, perché che io sappia, insomma, certe sostanze sono altamente infiammabili, quindi dovranno anche avere delle accortezze particolari. Quindi ecco, abbiamo imparato una cosa in più sul Marocco. Qui in mezzo al nulla hanno trovato praticamente una forte fonte di produzione per il Marocco. Come vedete ci siamo fermati in mezzo al deserto per fare una piccola sosta e pausa a pranzo, perché non c'è nulla, veramente nulla. Quindi ora pranzetto veloce e poi proseguiamo. Però guardate qua, c'è un po' di vento e non passa nessuno, mi potrei quasi sdraiare sull'asfalto. È incredibile, allucinante. Guardate Ciarlino. Vediamo cosa offre la cucina. Pranzettino, abbiamo un po' di pollo avanzato da ieri sera e poi con il pane, che è quello bello fumante sempre comprato ieri, ci facciamo due bei bruschettoni con i pomodori dei souk marocchini che sono buonissimi. Ciao bellino. Abbiamo l'ospite, dai, bevi anche l'acqua, dai. Pausa pranzo finita, ci gustiamo un buon caffè. Il famoso caffè nel deserto, anziché il tè nel deserto, ma verrà anche qui.